Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per il mese di febbraio 2026. Abbiamo la forza e il carro, amici dell'Aquario. Può essere un periodo dove troverete come la spinta per andare avanti, per prendere una decisione, per dare una certa direzione ad una situazione o ad una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, il link della promozione di gennaio e il link, poi ho finito, del corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere le energie disponibili per l'Aquario per il mese di febbraio. Asso di denari, torre, 6 di coppe, abbiamo il Papa, la Luna, tre di bastoni, 8 di pentacoli e re di pentacoli, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia più importante del mese e in un secondo momento andrò a fare, diciamo, andiamo a vedere i vari settori, quindi il lavoro, l'economia, le relazioni e via dicendo. Allora, partiamo da questo asso di pentacoli. Qualche cosa mi dice che siete lì o per iniziare un progetto, o per iniziare un nuovo tipo di percorso, un nuovo tipo di strada. Andiamo a vederlo. Giustizia e morte. Wow! Qui potreste aver ricevuto qualche ingiustizia o riceverla all'inizio di febbraio. Siccome c'è anche la carta della morte, io credo che qui si tratti di un taglio di una situazione, potrebbe essere di una relazione. Qui abbiamo anche la torre, quindi può essere che a inizio mese ci sia come una ridefinizione degli obiettivi, se vogliamo. Abbiamo un 6 di pentacoli, un 6 di bastoni e un 4 di pentacoli. Quando c'è la torre è perché si destruttura un qualche cosa. Secondo me è un certo tipo di equilibrio che voi avete con qualcuno. Può essere sia una relazione di amicizia che romantica che lavorativa, però io ho come l'idea che non ci sia un certo equilibrio e che qui con la carta della torre si lavori proprio per ridefinire questo equilibrio, per essere visti, per creare, come dire, una zona sicura, se vogliamo. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Due cavalieri, cavaliere di spade e cavaliere di coppe. Dunque ragazzi, con il 6 di coppe potrebbe esserci una persona che ritorna dal passato. Io ho come questa sensazione che potreste ricevere come un avance, potrebbe anche essere un'offerta, potrebbe essere anche semplicemente un messaggio di testo,
però ho come l'idea che qualche cosa potrebbe ritornare o arrivare dal passato. Andiamo a vedere questo Papa. Abbiamo un 9 di spade e un 7 di spade. Qui c'è qualche cosa che o verrà a galla nel mese di febbraio. Datemi una carta per il 7 di spade. Tre di spade. E ragazzi, sento che, perché anche il Papa quando è il contrario, qui avete la giustizia e il contrario, parlano di rottura dei contratti, rottura di accordi, rottura di certi equilibri e poi avete anche la torre. Quindi vi dico, secondo me potrebbe succedere a febbraio che qualcuno di voi scopra qualche cosa, qualche tradimento, qualche bugia, qualche furto potrebbe anche essere. Vi dirò che con il 7 di spade potrebbero esserci dei tentativi di rubarvi, mi viene da dire il cuore, vedendo questo 3 di spade. Andiamo a vedere la luna. Mago e 8 di spade. C'è un tema, secondo me, legato al passato che vi perturba. Diciamo che c'è un mago, il mago è la legge di manifestazione, è l'azione, è lo yang, il movimento, l'energia che va avanti, che fa, che produce. E io credo che qui ci sia da parte vostra come un voler uscire da questa situazione. Diciamo che con la luna e l'otto di spade, poi qui anche avete il 9 di spade, quindi non è che abbiate le idee completamente chiare sul tipo di direzione da prendere. No, scusate, il carro è questo. Quindi può esserci come una titubanza sul dove vado, che cosa faccio adesso, come mi comporto inerente a questa persona o questa situazione. Andiamo avanti col 3 di bastoni, perché il 3 di bastoni è una carta di progettualità. Abbiamo un 8 di coppe e un 9 di bastoni. Voglio andare a vedere anche l'8 di pentacoli. 10 di pentacoli. Ragazzi, io ho la sensazione che dobbiate cercare di creare la vostra zona sicura. E cavaliere di bastoni. Abbiamo un 9 di bastoni. Qui si tratta di difendere o di mettere dei paletti inerenti a qualcuno, inerenti a una situazione, inerenti... potrebbe essere un lavoro, potrebbe essere un momento di ricerca personale. Cioè io ho come la sensazione che qua ci sia un po' di confusione mentale, ma la voglia di comunque andare avanti e agire. E qui con questo 3 di bastoni c'è come questa progettualità al nuovo, al futuro. Diciamo che prima di tutto progetterete come difendervi, come trovare, secondo me, la vostra zona di comfort, la vostra zona sicura. Vi dico che qui potrebbe anche esserci in mezzo qualche tipo di trasloco, di cambiamento a livello residenziale. Andiamo a vedere il re. 6 di spade e imperatore. Sì, qui qualcuno deve cercare di crearsi la propria zona di sicurezza, perché ho la sensazione che con questo 6 di spade, quindi con l'allontanamento, anche il 3 di bastone è una carta di allontanamento, l'8 di coppe, c'è come la necessità di rivedere un pochettino la propria mentalità e richiedervi o chiedervi che cosa mi fa sentire al sicuro, di che cosa ho bisogno io per sentirmi protetto o protetta, che cosa può essere la mia base inamovibile nonostante tutto quello che mi succede nella vita. E credo che sarà un po' questo il life motive del mese, cioè
cosa vi fa sentire a casa, dove vi sentite a casa, con chi vi sentite a casa. Andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro. Allora, devo dirvi che secondo me, se siete senza lavoro, ci sono delle probabilità di trovare qualche cosa. Non sarà vicino a casa vostra, vi dovrete spostare, però è anche vero che sì, può essere un lavoro ben retribuito, ma non credo, ragazzi, che sarà costante. Cioè ho come la sensazione che potrebbe essere un lavoro saltuario, un lavoro magari a progetto, un lavoro di collaborazione, piuttosto che un lavoro come con un qualche agenzia interinale. Però intanto diciamo che le cose si muovono. Per le persone che sono occupate, vi dico, per qualcuno qui con queste due carte potrebbe esserci anche un licenziamento in vista. Più che altro perché avete Papa e Giustizia al contrario. Allora, può essere un licenziamento perché c'è anche la morte e la torre, quindi può essere effettivamente una rottura di certi contratti, di certi equilibri o una rivisitazione dei contratti per la serie sono stufo o stufa di guadagnare meno di quello che mi spetta o sono stufo o stufa di prendermi degli incarichi che non rientrano nel mio lavoro abituale. È come se lo faceste presente e questo venisse preso in considerazione effettivamente. Non credo, se state aspettando un aumento di livello, uno scatto, diciamo, a livello di carriera, non credo arriverà, però potrebbe arrivare, diciamo, un contentino, molto ino, però qualche cosa arriva. Per contentino potrebbe essere il fatto di regalarvi, che ne so, qualche benefit aziendale, piuttosto che pagarvi un viaggio, piuttosto che fornirvi la macchina. C'è come un qualche cosa in più che vi viene dato, che però non è esattamente quello che volete. Però diciamo che a cavaldonato non si guarda in bocca. Ehm, Se per caso siete in una situazione lavorativa poco piacevole, io sento che ci sono delle opportunità di... Allora, per qualcuno si tratta di creare qualche cosa di nuovo, per qualcun altro si tratta di muoversi da questa azienda, però vi dico anche un'altra cosa. Secondo me dovete un po' spostarvi dal settore in cui avete lavorato fino ad adesso. Supponiamo che avete lavorato nel metalmeccanico, è ora di muoversi in qualche altro settore. Potrebbe essere l'agricoltura, potrebbe essere l'alimentazione, potrebbe essere... sì, vedo tanto l'agricoltura, l'alimentazione, potrebbe essere anche qualche azienda che magari produce cibo, quindi magari, non so, siete ragionieri, ipotesi, e sapete fare solo quello o volete continuare a fare quello, diciamo che sarebbe utile per voi cercare aziende di questo tipo, cioè quindi che si occupano del settore alimentare e dell'agricoltura, piuttosto che del anche confezionamento, però cibo. Ho come la sensazione che il cibo sia quello che vi può far trovare un nuovo lavoro. Per le persone che invece sono autonome, allora qui ragazzi c'è da darsi un attimino una mossa. Io credo che gli equilibri che avevate nel 2025 siano ben passati, c'è bisogno di trovare nuove alleanze, nuovi soci, nuovi clienti e vi dico una cosa, potreste anche dover interrompere il contratto che avete stipulato con qualche vecchio cliente, con qualche vecchio fornitore, cioè qui tra la morte, la giustizia al contrario, il proprio al contrario e la torre devo dire che si cambierà o sì direzione, anche perché qui avete il carro, quindi è proprio il dare una direzione diversa o una determinata direzione ad una situazione o ad una relazione.
Se parlassimo di soldi, allora non è un buon mese per sperperare, però è un buon mese per fare dei budget preventivi, cioè, ipotesi, ad aprile voglio fare un viaggio, a maggio ho, che ne so, il matrimonio di quella mia amica, giugno me lo prendo di pausa, a luglio posso pagarmi le ferie, no? Si tratta come di fare un programma spalmato su diversi mesi, dove infilate le spese principali che avete e poi così riuscite a gestire, diciamo, l'extra che vi rimane. Ma febbraio è un mese più che tutto per impostare questo tipo di spese, questo tipo di budget. Ok? Si tratta di focalizzare quello che volete, quello di cui avete bisogno, quello che desiderate e iniziare a visualizzare o pensare in ordine di questa cosa, insomma, pensare in favore. Voglio fare un viaggio, ok, tutto quello che è l'extra, le spese extra le tolgo perché devo iniziare a risparmiare per questo viaggio. Ipotesi. Ehm, Se per caso state investendo in borsa, la borsa potrebbe scendere leggermente adesso a febbraio, ma non vi preoccupate, rimanete lì tranquilli perché secondo me è solo un momento. Per quello che riguarda i progetti, non sento anche qui che sia un buon periodo, ma perché è come se steste facendo il punto della situazione e cercaste di capire, come vi dicevo prima, che cos'è casa per me, cosa mi fa sentire a casa, che cosa vorrei fare nella vita che mi possa dare soddisfazioni personali oltre che il pane da mangiare, i soldi per comprare il pane, insomma. C'è un po' questa come riesame degli obiettivi. Parliamo di relazioni. Dunque, se siete single, come vi ho detto già all'inizio, potrebbe riaffacciarsi qualcuno, ragazzi. Ehm, Non lo so, ho come la sensazione che non sia proprio una persona che vi farà brillare gli occhi, però è una persona con la quale vi troverete bene, secondo me, a chiacchierare, vi troverete bene a magari ad uscire, avrete dei punti in comune. ehm, C'è come un potenziale in questa situazione o in questa relazione, però io ho come la sensazione che non sia quello che volete voi, cioè che questa persona non sia abbastanza, ho come quest'idea. Ehm, diciamo che quello che mi è arrivato adesso è che qualcuno di voi potrebbe comunque decidere di frequentare questa persona come per dare una possibilità alla persona, alla relazione di svilupparsi, però diciamo sarà una possibilità un po' vana. Io ho come l'idea che siate voi che vogliate qualche cosa di più, che aspiriate a qualcuno magari di più posizionato a livello sociale, potrebbe essere qualcuno più colto, potrebbe essere qualcuno di famoso magari. Non so, come l'idea che sì, la persona possa essere un buon partito, ma non abbastanza. Guardate, c'era una cosa che diceva sempre la mia professoressa di ragioneria, quando studiavo il bilancio, mi pare fosse in quinta superiore, che diceva sempre, c'è un risultato che dà questo calcolo che è una condizione necessaria ma non sufficiente. Secondo me la posizione sociale di questa persona è una condizione necessaria ma non è sufficiente a far sì che voi vogliate andare avanti in questa conoscenza. Per quello che riguarda, le persone che sono in coppia, allora qui anche c'è un po' da ridefinire, gli obiettivi, c'è da ridefinire, gli equilibri, c'è da ridefinire i vostri no non negoziabili. Come se avesse bisogno di ripristinare un certo tipo di equilibrio, di capire dove va la relazione, se volete le stesse cose, se siete diretti
verso gli stessi obiettivi fondamentalmente. Devo dire che c'è un buon potenziale in questa relazione, però anche qui è interessante perché qui avete 4 di pentacoli e qui avete l'imperatore al contrario. C'è da definire degli standard, c'è da definire la zona di sicurezza. Vi faccio un esempio. Si esce insieme, siete novelli fidanzati e lui o lei vi chiede di uscire con vi chiede, vi avvisa che sta uscendo con degli amici, amiche che voi non conoscete. Quindi si tratta di stabilire delle regole. Mi sta bene che tu esca con amici e amiche, però deve essere un gruppo misto, non devi essere solo tu con delle ragazze o dei ragazzi, per esempio, no? Questo è un non negoziabile. E ragazzi, per le persone che sono in un momento di difficoltà a livello relazionale, vi dico, con tutte queste carte potrebbe essere prossima una rottura, perché giustizia al contrario, morte, torre, papa al contrario, 7 di spade, 3 di spade, 9 di spade, 8 di spade, 6 di spade, non era quello che avevate creduto? Sento che qui potrebbe esserci come una sorpresa. Non è una bella sorpresa e io credo che con queste carte inizierete a pensare come prendere provvedimenti e anche in questo caso per voi qual è la vostra zona sicura. Per qualcuno potrebbe essere proprio il cercare un'altra casa, Questo movimento energetico che sento di residenza potrebbe essere proprio il cercare un'altra casa perché vi siete resi conto che il o la partner non sono stati fedeli, o perché c'è un 3 di spade, vi dico questo, ma non necessariamente, può anche essere che questa persona vi abbia tradito, nel senso che ne so, vi abbia rubato dei soldi. Supponiamo che avete il conto corrente in comune e quando guardate l'estratto conto trovate, che ne so, 1000 euro in meno e quando chiedete spiegazioni la persona farfuglia qualcosa e questo è già un motivo sufficiente per dubitare dell'onestà dell'altra persona. Quindi non dico che ci sia come una rottura della relazione in sé, seguendo l'esempio che ho appena fatto potreste anche semplicemente decidere di dividere i conti correnti. Quindi i soldi che guadagni tu sono tuoi, li spendi come vuoi e i soldi che guadagno io sono miei e li spendo come voglio, tolte le spese prima ovviamente. Però c'è come da ridefinire degli standard all'interno di questa situazione o di questa relazione. Per le persone che invece sono in una relazione clandestina, non definita, che non si capisce bene se c'è o se non c'è la relazione, anche qui io credo che smetterete di accontentarvi e andrete oltre. È come se vi chiedeste, questa persona mi riempie, questa persona mi dà veramente quello di cui ho bisogno io, questa persona mi rende migliore di quello che io sono da solo o da sola? Sarà un po' questo il, il senso di queste domande, secondo me. Qualcuno potrebbe accorgersi che la persona che sta frequentando effettivamente sento più che sta uscendo da un matrimonio o da una relazione già esistente, però per qualcuno ehm, può essere che la persona sia sposata e ho anche la sensazione che qualcuno deciderà di lasciarsi indietro questa relazione. Magari non è per tutti, ovviamente. Prendete sempre solo quello che vi risuona, ragazzi. Se parlassimo di progetti, non sento che sia un buon periodo per iniziare nuovi progetti, anzi siete abbastanza confusi a livello emotivo da sottovalutare parecchie cose, quindi progetti in stand-by io vi consiglio. E se per caso ci fossero delle questioni a livello familiare, sento soprattutto con dei fratelli o con dei cugini, potrebbero anche essere degli amici in realtà, perché io quando parlo di famiglia di anime, quindi tutte quelle persone che partecipano nella nostra vita indipendentemente dal grado di parentela di sangue, però io ho come la sensazione che potrebbero esserci come dei temi da dover risolvere con questa persona.
Non sento che ci siano bisticci o semplicemente temi da risolvere, da rimettere in equilibrio. Mm? Bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Mm. Intensità e fiducia. Allora, io sento che qua avete bisogno come di fidarvi o affidarvi, se vogliamo, alla vita, ma quello che mi viene da dire è più fidatevi. Non posso neanche dire del vostro istinto, del vostro intuito, perché qui non ho tante carte, poi che mi parlano di istinto e di intuito, avendo la luna potrebbero esserci delle proiezioni, però fidatevi della vostra razionalità, questo sì che ve lo posso dire. Cioè, quando ci sono delle cose che non vi tornano, nella comunicazione con qualcuno, nel modo di fare di qualcuno, fidatevi di voi stessi, fidatevi di quello che percepite o di quello che razionalmente non riuscite a incastrare. E poi abbiamo intensità che è un cavaliere di bastoni. Io credo che queste due carte vi invitino a seguire un po' la passione del cuore. Se il cuore non si espande, questa è una tecnica di metafisica che vi lascio. Quando viviamo una situazione è molto importante fare attenzione al nostro corpo fisico, soprattutto quando non riusciamo razionalmente o intuitivamente a capire qualche cosa, ascoltiamo il corpo fisico. Quando il cuore si stringe è perché non siamo comodi in una situazione. Quando invece il cuore, diciamo che sentite che si espande, che ha il caldo, che sta bene, vuol dire che, diciamo, la situazione è positiva. Qui mi viene da dire, fidatevi del vostro cuore, ascoltate con che intensità si apre o si chiude, perché è un'ottima bussola per capire come vi sentite voi, indipendentemente da quello che pensa la mente cosciente, l'ego, il personaggio, ok? Perché poi la mente inizia a giustificare i comportamenti degli altri e anche i nostri. Ok, riconosci, eccolo qua, riconosci il tuo primo pensiero. Lezione di oggi. Oggi è un giorno di pratica intuitiva per riconoscere che il primo pensiero è il migliore e che normalmente corrisponde alla tua voce intuitiva più chiara. Il primo pensiero che arriva di solito è l'intuizione. Poi inizia a giocare la mente. Ma se fosse così, ma se fosse colà. Cominciamo a dare come delle chance, delle opportunità, delle variabili a quello che abbiamo percepito. Perché l'ego non vuole accettare certe cose, quindi ci vende una verità diversa. Esamina le tue questioni in sospeso. La lezione di oggi. Scegli una situazione in sospeso, può essere relazionato con una persona o con un compito e fai qualcosa per mettere fine a questa situazione. Se sei incapace, avrai identificato una grande fuga di potere e un grave blocco per la tua guarigione. L'obiettivo? Intendi che tutte le esperienze possono aggiungere o togliere. Oh, che interessante, ragazzi. Bene, amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail o diversamente potete anche abbonarvi al canale. In quella parte potete fare tutto il lavoro delle credenze limitanti come autodidatta. Sono 4 playlist, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico, ragazzi, perché nella playlist 1 spiego argomenti di base che poi riprendo, esempio, nella 3, quindi se non avete visto la 1 poi comprendere la playlist 3 diventa complicato. Comunque, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla.
Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.